Nell'assetto posturale di un individuo, sia esso un piccolo paziente quanto un soggetto adulto o addirittura anziano, è fondamentale capire qual è la dinamica funzionale, o meglio, anatomo-funzionale, che interviene nel mantenimento della postura. E queste considerazioni che noi faremo sono importanti soprattutto nella valutazione di un piccolo paziente. Le informazioni che io darò saranno utili tanto ai professionisti del settore, odontoiatri, ignatologi, posturologi, osteopati e kinesiologi, e fisioterapisti, nonché praticamente per le mamme e le nonne. Perché? Perché noi possiamo con queste informazioni fare una rapida valutazione del piccolo paziente quanto del paziente adulto. Cosa accade a livello degli arti inferiori e in particolar modo nelle due estremità di un arto inferiore, il piede e il bacino o anca? Avvengono dei compensi posturali. L'assetto posturale di una persona normale dovrebbe avere un angolo di Go intorno ai 30 gradi, un appoggio plantare uguale, senza alcuna extrarotazione o intrarotazione del piede o torsione in rotazione interna o una torsione in rotazione esterna, considerando il nostro palmo della mano l'equivalente della pianta del piede. Quindi quando noi poggiamo il nostro piede, praticamente l'appoggio plantare è equivalente a quello che stiamo vedendo ora con l'appoggio palmare. E le possibili discordanze da questo appoggio corretto con un angolo di Go intorno ai 30 gradi può avvenire con una maggiore extrarotazione o intrarotazione del piede, oppure un cambiamento di appoggio rispetto all'asse torsionale sagittale antero-posteriore che passa per il secondo dito del nostro piede, chiamato asse meccanico, e il piede può andare o in valgo, cioè in rotazione esterna, oppure in varo, in rotazione interna. Ma cosa accade? E vediamo di capirlo, al nostro corpo, considerando questo l'arto inferiore, quindi supponiamo questa sia la gamba e questo il femore, questo sia il grande idrocantere e qui ci sia, a livello della testa dell'omero, praticamente la nostra articolazione coxo-femorale. Bene, praticamente cosa accade? Nel momento in cui il piede va in appoggio e l'appoggio non è corretto, il piede può andare, siccome noi abbiamo una caduta anteromediale della nostra postura, cioè in avanti e all'interno, il nostro piede avrà una tendenza ad andare in valgo. Nel momento che va in una rotazione verso l'interno, il nostro piede va in valgo, cioè il piede extra ruota internamente ma va in rotazione esterna con la pianta e abbiamo il valgo, praticamente a livello del bacino cosa accadrà? Accadrà che il bacino, come fa la mia spalla, se io piego, la mia spalla cosa fa? Va indietro e verso praticamente l'esterno, quindi andrà a posizionarsi posteriormente. Al contrario, dall'altra parte della gamba, del corpo, la mano, lo vedete, con il piede andrà in varo. In varo, e guardate la spalla di destra, inquadri la spalla di destra, abbiamo una rotazione verso l'avanti, un'antiversione del bacino. Quindi in corrispondenza di un piede valgo avremo una rotazione esterna della pianta, una intrarotazione del piede in toto, avremo una spinta in retroversione praticamente del bacino con il gluteo che appare più spinto verso la linea mediana e verso praticamente la parte posteriore. Al contrario, controlateralmente avremo un atteggiamento di un bacino che va in antiversione e un piede, inquadri la mano, che va in varo e nasce il piede asimmetrico. Ma questo comportamento plantare non accade isolatamente rispetto al resto del corpo, coinvolge anche il cavorale. Cosa accadrà a livello del cavorale? Bene, i soggetti che tendono ad andare praticamente in rotazione esterna, in valgo con il piede, e tendono praticamente a formare l'alluce valgo, cambiando l'asse meccanico, formeranno anche le dita d'artiglio.
Questo è il comportamento che ha il piede di sostenere il peso del corpo e di solito si associa con una componente fortemente reattiva di chiusura del morso, quindi una tendenza al morso profondo con affollamento dentali, i denti, siccome l'arcata si chiude, tenderanno gli incisivi laterali a porsi, a sovrapporsi con gli incisivi centrali e talvolta gli incisivi centrali ad accavallarsi fra di loro. È l'atteggiamento di un soggetto fortemente reattivo, cioè il soggetto che reagisce andrà in alluce valgo, andrà in formazione di dito artiglio e avrà una cavitazione del piede. Quello che succede anche all'atleta che tende ad avere il piede cavo e nel piccolo paziente addirittura ci sarà uno scapulum anteriore, cioè una spinta in avanti della parte superiore del corpo rispetto al bacino. Se questo non accade perché il soggetto non è un soggetto reattivo, noi non avremo il piede che tende al valgismo, ma avremo una caduta del piede, la caduta verso l'avanti, cioè il piede diventa un piede piatto. Il piattismo che troviamo nei piccoli pazienti che si associa alla tendenza del valgismo, cioè il soggetto tende a cadere praticamente sui suoi piedi, andare in antiversione col bacino, andare in valgo. Bene, quel paziente crolla il suo aspetto posturale, il bacino non andrà all'indietro ma cadrà all'avanti in antiversione con comparsa di un addome globoso e caduta della lingua che non sarà più posturata e spinta verso il palato da un morso profondo che addirittura, ricordiamo, può peggiorare andando in una perdita ulteriore di dimensione verticale con un crossbite monolaterale o addirittura bilaterale. Ma al contrario, in un paziente con il piattismo avremo una glossoptosi, una caduta della lingua che si potrà manifestare o con un'apertura del morso. L'apertura del morso è un indicatore di malessere del nostro paziente, che non è soltanto un'apertura funzionale nell'atto deglutitorio come accade nel morso profondo che si apre per dare spazio alla dinamica funzionale della lingua nei settori laterali, ma è un morso sempre aperto anteriormente come nel morso protruso, cioè la seconda classe, prima divisione che conoscono bene gli odontoiatri, in particolar modo gli ortodontisti. Tenderà ad avere un morso aperto anteriore, potrà accadere che si potrà estendere anche ai settori laterali con interposizione della lingua fra le arcate dentali, oppure cadere in una terza classe con la tendenza al morso aperto anteriore, con una postura bassa linguale, e quel soggetto addirittura può andare incontro ad una macroglossia con aumento del mascellare inferiore della mandibola, ipertrofia della lingua macroglossia e una chiusura e una contrazione del diametro trasversale del mascellare superiore di disnezia, come accade nei casi estremi della sindrome di Down. Quindi capiamo bene, è una respirazione orale e la respirazione orale è un segnale appunto della caduta del morso, quindi il paziente respiratore orale, il paziente con un morso aperto anteriore o posteriore, un paziente praticamente con una glossoptosi, un paziente praticamente con un piattismo, è un paziente che crolla, mentre un paziente che tende ad avere un piede cavo, anche se in torsione del vagismo, tende ad accompagnare il suo assetto posturale. E il piede valgo, lo ricordiamo, è il piede della gamba corta, dove il corpo tende a sostenere in questa caduta anteromediale il peso del corpo e tende a, compensare, evitare la caduta anteromediale portando la gamba lunga e il bacino in avanti come facesse un passo ed extra rotazione come con il piede varo. Quindi avremo questo atteggiamento asimmetrico che noi possiamo evidenziare nei nostri piccoli pazienti e lo possiamo correggere andando a correggere il sistema informazionale sottocorticale che parte dall'informazione propriocettiva delle aree pericementali dei denti di un soggetto che stesa su di una superficie occupa circa 90 cm quadrati, l'area pericementale dei nostri denti, permette praticamente con i suoi sensori parodontali di attivare quella grande informazione a livello corticale, propriocettiva, sensitiva e motoria che porta all'attivazione delle catene tonico-posturali e al corretto comportamento dell'appoggio plantare che avviene secondo quei parametri ideali che abbiamo poc'anzi indicati.
Spero con questo di avervi dato una visione dinamica, funzionale di quello che è l'assetto posturale di molti degli individui che noi osserviamo tutti i giorni per strada, oppure che si siedono con noi dentro casa e sono i piccoli pazienti, oppure i pazienti adulti, ma anche i pazienti anziani, le cui dinamiche funzionali posturali non sono state mai analizzate con attenzione e per cui praticamente hanno trasformato una disfunzione, un aspetto funzionale, un aspetto anatomico, sono passati dall'aspetto disfunzionale al cambiamento della forma dell'anatomia, quindi alla strutturazione dell'aspetto disfunzionale, quindi chiamata patologia o malattia. Spero con questo di essere stato ulteriormente di aiuto per tutti e grazie per la vostra attenzione.